Ben ritrovati! Vi sarà sicuramente capitato ogni tanto di ricevere un invito a cena magari all'ultimo minuto. Dovete preparare di corsa un dolce, ma non avete tempo. Che cosa potete preparare? Ecco qua il dolce che fa per voi. Una sfogliata con la brioche e la mele e la marmellata. Un dolce veramente con pochi ingredienti e velocissimo da preparare. Se l'idea vi ispira, mettete un bel like sotto il video e iscrivetevi al nostro canale. Vediamo come si prepara il nostro dolce. Per preparare il nostro dolce ci serve un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 2 mele, 6 cucchiai di confettura all'albicocca, oppure un altro gusto a piacere, e 6 brioche ripiene sempre, io le ho scelte con la confettura di albicocca. Logicamente nel momento in cui dobbiamo andare a coprire le nostre brioche con la confettura, cerchiamo di scegliere brioche e confettura con un gusto che stia bene insieme. Non possiamo sicuramente mettere, o forse non è il caso di mettere, le brioche ripiene alla ciliegia con una confettura al kiwi. Ok? Procediamo con la preparazione del nostro dolce. Una volta pelate le nostre mele, le ho tagliate in 4 parti, ho pulito togliendo il torsolo e adesso procedo a tagliare le nostre mele in fettine sottili. Logicamente potete farlo a mano con il coltello oppure aiutandovi con uno strumento apposito. Attenzione alle dita perché la lama taglia un bel po'. Procediamo con il preparare le nostre mele, dopodiché andremo ad assemblare il nostro dolce. Una volta srotolata la nostra pasta sfoglia, con l'aiuto del mattarello la stendiamo un pochino dal verso della lunghezza. Ok, ecco qua. Giusto per regolarvi, dovete considerare che su tutta la lunghezza ci dovrà essere il posto per disporre 3 brioche in fila. Stendiamo un altro pochino e poi procediamo. Una volta stesa la sfoglia, cominciamo ad assemblare il nostro dolce. Prendiamo le brioche, le apriamo delicatamente a metà e le disponiamo sopra la nostra pasta sfoglia. Ecco qua, centratele bene. Centrate bene le brioche, prendiamo poi la marmellata e ne mettiamo un bel po' sopra le brioche. La stendiamo. Ok. E adesso cominciamo a disporre le nostre mele, le fettine di mela, sovrapponendole un pochino. Queste sono piccoline, ne mettiamo 2. E via così fino ad arrivare all'estremità opposta del nostro dolce. Eccoci qua. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la pasta sfoglia dei lati e la tiriamo un pochino sopra le brioche per coprire leggermente da entrambi i lati. Ecco qua. La parte finale la chiudiamo leggermente
Eccoci qua. Avete visto qua, ho chiuso la parte finale. Dato che in fase di cottura la pasta sfoglia tende a gonfiarsi e ad aprirsi, io prendo degli stuzzicadenti, li rompo a metà e ogni tanto la fermo in questo modo. Metto tipo 3 stuzzicadenti per ogni lato, 3 pezzettini di stuzzicadenti per ogni lato e un paio in fondo per tenere ben chiuso. In questo modo, durante la cottura, il nostro dolce non dovrebbe sformarsi. Ho trasferito i nostri dolci insieme alla carta forno sulla teglia del forno e procediamo adesso con la cottura. 180 gradi, forno ventilato per 20-25 minuti. Il nostro dolce è cotto, per completarlo adesso andiamo ad aggiungere un po' di zucchero a velo sopra. Logicamente ho prima tolto gli stuzzicadenti. Ed eccolo qua, pronto per essere servito. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di mettere un bel like ed iscrivervi al nostro canale per seguire ancora tante interessanti ricette, velocissime da preparare, un po' come questo dolce.